nostra azienda è nata nel 1875, anche se i telai con cui noi lavoriamo sono più vecchi perché appartenevano alla scuola di tessitura della Serenissima, scuola che era stata fatta chiudere da Napoleone all'inizio del 1800, quando era stata occupata Venezia. L'ordito viene proprio realizzato come si faceva nel 1700, come tutto il resto. Quella era una fase importantissima perché andiamo a creare la base del tessuto. Ci sono dei rocchetti di cotone che partono e poi io con la mano eseguo un intreccio. Quell'intreccio è fondamentale nella lavorazione. Serve appunto per riuscire a lavorare la stoffa. Quei fili saranno sempre intrecciati e mi consentiranno la lavorazione perché nel caso dovesse romperci un filo riusciremo sempre a trovare il suo posto esatto. Altrimenti nella stoffa uscirebbe un segno o una fallatura e noi piano piano creiamo quell'intreccio di fili per il numero di fili dei quali abbiamo bisogno per l'ordito, che possono essere 800, 1600, 3200 o 6400 a seconda del telaio. E poi nel caso del cotone li annodiamo, nel caso della sete invece li incolliamo a uno con la gomma arabica e poi si riparte nella lavorazione. Per allestire un telaio ci vogliono dalle 2 alle 3 persone minimo per fare determinate cose. E dal mese al completo tutto, anche 3-6 mesi, dipende dopo da che telaio si va ad iniziare ad allestire. Sì, noi abbiamo avuto delle commesse molto prestigiose perché naturalmente quando c'erano da rifare, per esempio, dei tessuti che c'erano in residenze molto importanti, palazzi reali, palazzi presidenziali, ad esempio la Casa Bianca, la Casa Rosada, il Palazzo Reale di Svezia, del Kuwait, naturalmente si rivolgevano a noi, quindi noi avevamo questo tipo di committenze e le abbiamo tuttora. Per esempio di recente abbiamo rifatto un tessuto che era stato prodotto 200 anni fa da una ditta francese per il Palazzo del Cremlino a Mosca. E adesso comincia ad esserci anche un impiego non solo nell'arredamento ma anche per esempio nell'abbigliamento, come era un tempo quando appunto i velluti veneziani venivano utilizzati, si possono vedere in diversi quadri, per esempio soprattutto nei vestiti delle classi economicamente più agiate, della nobiltà, dei re e quant'altro.